Allora, adesso voglio andare, prima di intrecciare, ad alzare i montanti in questo modo. Praticamente vado a accavallare un montante sotto all'altro e poi lo alzo su, ok? Quindi molto 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 semplice. Alzo su, vado, alzo su, vado e alzo su. Questo fa in maniera che mi venga questa specie di decorazione, diciamo, alla base. Nello stesso tempo mi allarga un pochettino la base e proseguo. Quando arrivo dove abbiamo i doppi montanti, non partiamo con 2, ma il primo lo passo sotto e lo tiro su, mentre il secondo, quello sulla sinistra, semplicemente lo alzo e lo affianco, così dopo avremo modo di nuovo di intrecciare a doppio montante. Quindi prendo il primo, lo passo, vado, salgo e con questo salgo. Detesto quando arrivo con le cannucce così corte qua, ma purtroppo è andata così. Questo su, e con questo qua praticamente quando arrivo alla fine sgancio leggermente il primo e poi praticamente questo qua lo vado a piegare, incastrare dentro e lo faccio salire su così, e poi ritiro questo. Ok, quindi abbiamo adesso tutti i nostri bei montantini in verticale, comodi per essere intrecciati. Li aggiustiamo un attimo. Bene, ora riprendiamo le cannucce, creiamo il solito nostro tessitore, vediamo se la colla è ancora viva. È ancora viva, bene. Ok, pieghiamo e poi iniziamo ad intrecciare. Io preferisco sempre partire da un lato, quindi diciamo parto da questo montante qua, quello subito prima dei due, e andiamo a fare l'intreccio a doppio tessitore. Allora, adesso intanto io parto, poi proverò anche poi a sistemare la telecamera in modo che si riesca a vedere meglio il lavoro che sto realizzando. Adesso per il momento provo a mettermi così, magari così lo vedete bene. Ok, poi cominciamo già a
Io credo che a sto punto posso anche forse togliere da sotto questa parte qua, che a mio avviso forse crea solo fastidio al momento. Adesso facciamo che metto questa cannuccia e poi lo faccio. Eccolo qua, così secondo me c'è più contrasto, si dovrebbe riuscire a vedere meglio. Ok, e sono arrivata al punto di partenza che a me piace segnare con uno spillino, non che dopo non si riesca a rivedere, ma perché mi devo scemunire quando posso fare così. Molto bene, adesso io volevo provare anche, se fosse possibile, a spostare un po' la telecamera e a vedere se riesco a darvi un'inquadratura più favorevole. Allora, vediamo un po'. Che dite? Vedete meglio? Ciao, perché tagli via tanta cannuccia? Allora, taglio via tanta cannuccia perché se vedete nella parte iniziale, adesso appena mi arriva l'inquadratura ve lo faccio vedere, nella parte iniziale c'è questa parte tutta scritta che non mi piace, e perché comunque la parte iniziale è la parte dove la cannuccia si assottiglia e quindi non la voglio. Che poi io ho messo la cannuccia qua, in realtà l'inizio è qua, quindi mi sono anche un attimo persa, va bene. Allora, qua, ok, e questo è il punto di partenza. Benissimo, allora io adesso farò 2 giri a doppio tessitore, poi farò invece qualche giro a tessitore singolo, così 1, vediamo entrambi gli intrecci, 2, prende anche un pelino più di movimento il lavoro, perché l'intreccio è leggermente diverso naturalmente. Quindi facciamo un altro giro, appunto. Poi dovrò anche cambiare i montanti, più che cambiare, andarli a riempire. Ma riuscite a vedere? Non so, mi sembra un'inquadratura così strana, poi io mi vedo storta e mi sento male. Allora, vedete che intanto che sto salendo, provo a dare una leggera inclinazione verso l'esterno ai montanti, ma non tantissima, non voglio che sia un cestino molto molto svasato. Quindi nel frattempo cerchiamo anche un po' di pigiare, in modo che si schiacci per bene.
ecco questa qua ad esempio, vedete il motivo per cui poi io vado a tagliare, perché a me non piace, perché se adesso io con questa finisco qua, in questa parte qua iniziale mi si vede proprio tutta questa parte qua scritta, quindi io preferisco andare a tagliare in maniera che avrò tutto pulito. Così io arrivo fino al punto di inizio. Iniziamo con il lavoro ad un tessitore, così vi faccio vedere anche il passaggio. Nel frattempo sistemiamo per bene tutte queste cose e anche un po', ok. Ok, allora praticamente questo era il punto di partenza, quindi praticamente io adesso parto con la cannuccia, questa qua, sopra, e semplicemente la vado a mettere dietro e vado avanti così. Dopodiché parto con l'altra, così e così. Vedete che mi cambia già l'aspetto dell'intreccio? Nonostante sto lavorando con due cannucce, ma sto lavorando ad un tessitore. In questo modo io posso lavorare con un numero indifferente di montanti e partire direttamente con le cannucce con cui stavo facendo invece un intreccio a doppio tessitore. No, non è la stessa cosa. E adesso ancora non si vede, ma l'intreccio è diverso. Io non so come farvi vedere. Cioè, io sto lavorando con due tessitori, ma mentre vedete che è già cambiato? Ma perché mentre l'intreccio ha due tessitori, allora adesso vi faccio vedere, allora ipotizziamo che queste siano le cannucce viste in sezione, no? Dall'alto, ok? Queste sono le mie cannucce viste dall'alto, ma si vede? Sì, si vede, magari se lo metto dritto vediamo anche bene. Ok, queste sono le mie cannucce viste dall'alto, no? Come se vedeste da qua sopra così. L'intreccio a doppio tessitore, la cannuccia cosa fa? Una va così e poi
così e poi così e poi così. Quindi praticamente le due cannucce, questa è una e questa è una, abbracciano il montante. Nell'intreccio ad un tessitore invece, che è quello che sto facendo io, la cannuccia fa così e la cannuccia successiva fa l'altro gioco, ma non nello stesso modo, nello stesso giro, cioè è il giro successivo in cui io faccio il giro così. Non so se mi sono riuscita a spiegare, spero di sì. Non so se si riesce a vedere quello che era i primi due giri e quello che sono i giri che sto facendo adesso, che sono diversi. Bene, allora adesso io devo cominciare a sostituire i montanti, quindi c'è poco da fare. Comincio soprattutto da questo qua, ad esempio, che è il primo, che è veramente brutto, 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 aiutatemi a dire brutto, e comincio. Potrei anche fare una cosa furba, invece di sostituirli potrei metterli a fianco e tagliare quell'altro. Proviamo a fare una sostituzione, vediamo cosa succede. Tipo se io lo metto così, allora fate attenzione che mentre con, almeno a me capita così, con l'intreccio a doppio tessitore riesco meglio a gestire
l'allargarsi dei montanti eccetera, e con quello a un tessitore è più faticoso, quindi bisogna ogni tanto veramente guardare il lavoro d'insieme e valutare come sta venendo, perché è più rischioso, insomma, che le distanze cambino, tante cose, tante cose. Questo qua è bruttissimo. Fate sempre attenzione quando lavorate a un tissetore con due cannucce di non sovrapporle, cioè quella che è davanti deve sempre stare davanti e quella che insegue deve essere sempre quella che insegue, cioè non è che posso rischiare di andare avanti con questa qui quando quella iniziale è questa. Questo che volevo sottolineare.